Hello, everyone, and welcome to the 37th episode of Short Stories in Italian for Beginners. Here you will listen to a simple short story in Italian in a slow pace so that you can practice your listening skills. If there is a word you don't understand, don't worry. Just turn the English subtitles on and follow along. After you've studied the new words, test your pronunciation skills. Try and read the story out loud, replaying the video and double-checking your pronunciation with me. And don't forget to subscribe to the channel and like this video to learn Italian in a fun and easy way. La storia di oggi si intitola Degustazione in Piemonte. È una mattina di primavera e Andrea arriva in Piemonte con due amici, Luca e Francesca. Hanno deciso di passare il weekend tra le colline per visitare una cantina e partecipare a una degustazione di vini. Il paesaggio è bellissimo. Le colline sono verdi, con vigneti ordinati e piccoli paesi in cima. L'aria è fresca e profuma di terra e di fiori. Andrea scatta alcune foto mentre arrivano alla cantina. Ad accoglierli c'è Chiara, una giovane produttrice di vino. Li saluta con un sorriso e li accompagna all'interno. Prima di iniziare la degustazione, Chiara spiega la storia della cantina e il lavoro in vigna. Parla lentamente e in modo chiaro, così tutti capiscono. Il primo vino è un bianco fresco e profumato. Andrea lo annusa, poi lo assaggia con calma. Sente un gusto leggero e fruttato. È perfetto per l'estate, dice. Poi arriva il momento dei vini rossi. Chiara versa un Barbera e poi un Barolo. I colori sono intensi e il profumo è forte. Luca nota sentori di frutti rossi, mentre Francesca parla di spezie e legno. Andrea ascolta e prova a riconoscere i sapori. Durante la degustazione mangiano anche formaggi e pane locale. Il cibo aiuta a capire meglio i vini e rende l'esperienza ancora più piacevole. Alla fine i tre amici comprano una bottiglia da portare a casa come ricordo. Ringraziano Chiara e passeggiano tra i vigneti. Il sole sta tramontando e le colline diventano dorate. Andrea pensa che non è stata solo una degustazione di vini, ma un viaggio nei sapori e nella cultura del Piemonte. Fine.